Parlando. 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 Guardare. 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 Ok, qua ci sono delle schwa che ho sentito. Che Che schifo! ho sentito une delle cose. Pure è un'intonazione che non avrei mai usato. Fa parte. Esatto. Ah ah. Ciao ragazzi, sono qui con la mia amica Elissa di Accent Coaching with With Elissa, Elissa. che è una delle persone che parlano meglio italiano che io conosca, perché non solo parla molto bene, ma parla addirittura con un accento molto regionale. Sì. Perché tu, insomma, sei sposata con un marchigiano, una persona Sì. delle Marche, vivi nelle Marche da molto tempo e quindi se la sentite parlare ha un accento molto molto realistico e molto regionale. Quello che però faremo oggi è farle leggere un testo e cercare di adottare una pronuncia neutra, diciamo, in italiano e cercare di lavorare a tutti quei piccoli dettagli che magari potrebbero tradirla nella sua pronuncia. Sicuramente la S è marchigiana, o quindi la S romagnola in realtà. Sì, sarà una lezione avanzata, non voglio che vi scoraggiate se non siete al suo livello perché lei ha un livello altissimo, quindi, però è per divertirci ed è un video per chi ha già una pronuncia buona e vuole fare un salto di qualità ulteriore. Quindi, Esatto. incominciamo. Davide del futuro per dirti due cose. La prima è che in questo video faccio un po' di critica a Elissa, ma sono critiche molto puntigliose. Il suo accento, la sua pronuncia è fenomenale, come vedrai. E questo è anche il motivo di una seconda cosa che voglio dirti, ovvero che io ed Elissa stiamo pensando di lanciare un programma di coaching di gruppo che terrà proprio Elissa, pensato almeno all'inizio solo per parlanti di lingua inglese, che quindi vogliono ridurre il proprio accento e avvicinarsi a una pronuncia più italiana. Vedi, uno degli ostacoli quando impari una lingua è che la pronuncia della tua lingua influenza quella che avrai nella lingua che stai imparando, l'italiano in questo caso, e quindi è utile sviluppare una consapevolezza di come la tua lingua influisce sulla tua pronuncia in italiano, e questa è una cosa che Elissa ha imparato a fare benissimo negli anni, arrivando a risultati eccellenti sia per se stessa sia per i suoi studenti, ma lo vedrai nel video. Quindi se ti interessa ho creato una lista d'attesa per partecipare a questo gruppo, non sappiamo ancora quando inizierà questo programma, prima vogliamo vedere se c'è il vostro interesse, quindi iscriviti alla lista d'attesa, ti lascio un link qui sotto e in questa maniera non ti perderai nessuna informazione su questo programma. E ora torniamo al video. Allora, adesso ho paura perché È la mia vendetta. Esatto, la tua vendetta. Abbiamo fatto un video così sul suo canale in cui Elissa distrugge il mio inglese. Ma è un inglese praticamente perfetto, quindi sarà difficile anche perché in questo periodo sto parlando veramente poco in italiano, perché insegno l'inglese, parlo anche quando mio marito mi parla in italiano, rispondo in inglese, e con te questi giorni abbiamo sempre parlato in inglese e quindi devo rientrare un attimo in modalità italiana. Vedete, Quindi già partono le scuse, già mette le mani avanti. molto avanti. Mani avantismo. Ok. Allora, Incominciamo. leggo questo testo. Un testo tratto dal nostro podcast per principianti sul bidet. Adesso ho paura, tantissima paura. Allora, oggi parliamo di un argomento. Io avrei detto argomento, però so che si dice argomento, quindi uso la E chiusa. Oggi parliamo di un argomento un po' particolare, ma molto importante per noi italiani. Ok, molto bene. Problemi? Ok. Prova a indovinare di cosa parlo. L'unica cosa però che ho sentito, prova a dire importante. Importanti. Importante. A me sembra che tu dica quasi Importanti. tante. Importanti. Importanti. Tante. A me sembra quasi che la tua A sia quasi Troppo nasali? Sì, un po' nasale e un po' quasi come in inglese, come Importanti. importante. Importanti. Tante. Importanti. Ok, prova a ridire la frase. Oggi parliamo di un argomento un po' particolare, ma molto importante per noi italiani. Prova a dire di un argomento. Di un argomento. C'è qualcosa di strano in di una. Di un argomento. Di una. Prova a dire di una. Di una. Di una. Di una.
Forse, sai cosa? Parlavamo prima di come io pronuncio le consonanti troppo sonore. Forse non lo faccio quello che devi fare abbastanza. tu è dire la D più sonora in Di un italiano. argomento. Di un argomento. Di un argomento. Forse. Di un argomento. Ok, andiamo avanti. Molto bene, comunque andiamo Ok, avanti. grazie. Prova a indovinare di cosa parlo. Prova a indovinare. Prova a indovinare di cosa parlo. Di cosa parlo. È un oggetto abbastanza grande. Di solito è bianco. Di solito è bianco. Di solito è bianco. In una pronuncia più neutra, standard, diresti è bianco. Ah, di solito è bianco. Di solito è bianco. Di solito è bianco. Però ecco, questa non è una cosa Vabbè, obbligatoria. oggi possiamo anche aggiungere queste cose perché non è una cosa che faccio di solito. Sì, tu hai un quindi si può anche accento più aggiungere. del nord in cui questo non succede, quindi dici è bianco e non è bianco, Sì. raddoppiando la B, però è una piccola cosa che potresti aggiungere se vuoi. Sì. Ok? Allora, si trova nel bagno. Si trova? Si trova nel Quindi- bagno. Ok, quindi quella A non ridurla perché hai detto si trova Che nel... schifo. si Si trova- trova. Sì. Si trova nel bagno. nel... Nel. Ah, dico nel. Nel. Si trova nel bagno. Si trova nel bagno. Si trova nel bagno. Mhm. Si trova nel bagno, sì. Si trova nel bagno. Ok. La tendenza di chi parla inglese è di ridurre le vocali non Sì. accentate facendole diventare Schwa. schwa o schwa. Quindi trove, si trova al posto di si trova. Si trova. Quindi Si trova nel bagno. tu non lo fai molto, ma ogni tanto Ogni tanto mi di capita sentirlo. ancora. Quindi, Sì, ok. sì. Bene, andiamo avanti. Ovviamente non si trova in tutti i bagni del mondo. Ok, qua vedrei l'intonazione e il ritmo. Ovviamente non si trova in tutti i bagni del mondo. Non si trova in Non tutti si i trova. bagni del mondo. Ovviamente non si trova in tutti i bagni del mondo. Quindi qua l'accento di frase va non si trova. Ovviamente non si trova in tutti i bagni del mondo e il resto della frase ha un tono molto basso. Sì. Ovviamente non si trova in tutti i bagni del mondo. Ovviamente non si trova in tutti i bagni del mondo. Mhm. Così va bene. Ovviamente non si trova in tutti i bagni del mondo. Sì, con meno forza però sembra che... Ah, ok. Ovviamente non si trova in tutti i bagni. Ovviamente non si trova in tutti i bagni del mondo. Sì, è un'intonazione, puoi leggerlo in modi diversi. Sì, sì, certo. Perché se dici non si trova in tutti i bagni del mondo, sembra... ok, non si trova in tutti i bagni del mondo, ma si trova in tutti i... non lo so... Del mondo? Tutte le sale del mondo, Sì. no? Ah, sì, sì. Non si trova in tutti i bagni del mondo. Non si trova ad esempio, nei bagni pubblici, ma sicuramente lo trovi in tutti i bagni delle case italiane. Ok, bene. Prova a imitare la mia intonazione. Sì. Non si trova, ad esempio, nei bagni pubblici. Quella è un'intonazione che non avrei mai usato. Sì, certo. Quindi È anche- molto poco naturale È anche per me. un'intonazione di Più- persona che legge un testo Sì, in maniera certo. un po' teatrale. Dillo ancora. Non si trova, ad esempio, nei bagni pubblici. Non si trova ad esempio nei bagni pubblici, Mhm, ma sicuramente lo trovo in tutti i bagni delle case italiane. mhm. Delle case italiane. Delle case italiane. Mhm, ok, molto Ok. bene. È difficile trovare cose da correggere. No, vabbè. Ok. Hai capito di cosa sto parlando? Sì, qua puoi leggere la domanda in modi diversi. Mm. Io personalmente, cercando di fare un accento più standard, Sì. direi: hai capito di che cosa sto parlando? Hai capito di che cosa sto parlando? Parlando. Parlando? Parlando. Parlando? Esatto. Ok. Esatto. Questa è un'intonazione più dell'Italia centrale, ma Mm. che è anche quella tipica di una pronuncia neutra, del doppiaggio. Quindi l'hai fatto? Sei andato? Hai capito? Quindi capito? Hai sal capito? e scende leggermente. Ti Sì. piace? Ti Hai piace? capito di che cosa sto parlando? Sì. Sì. Mentre Sì. tu hai detto hai capito di che cosa sto parlando? Sì, Che sale infatti. molto alla fine, che va anche bene, ma Vabbè, secondo me- oggi stiamo cercando di fare una cosa un po' diversa Mhm. dal mio Quindi, solito. riprova di nuovo. Hai capito di che cosa sto parlando? Hai capito di che cosa sto parlando? Mhm. Esatto. Se vuoi fare i raddoppiamenti puoi dire che cosa Che cosa? e sto Ah. parlando Oh, anche. hai capito di che cosa sto parlando? Mhm.
Esatto. Oggi parliamo del bidet. Oggi parliamo del bidet. Oggi parliamo del bidet. Se fosse il mio podcast, io direi: oggi parliamo del bidet. Oggi parliamo del bidet. Mhm. Il bidet, che per molti studenti è un oggetto strano, misterioso o inutile. Mentre, Sì. ok. Mentre per noi italiani è un oggetto sacro, necessario, fondamentale. Sì, non c'è molto da dire. Qua io farei solo un'intonazione più esagerata nel mio Sì, podcast, sì, quindi sì. direi il bidet, che per molti studenti è un oggetto strano, misterioso o inutile. Sì, quello è molto Davide. Esatto. Dirlo ancora Però così timido, non è un'intonazione che useresti parlando, in no, modo più naturale, diciamo. ma anche perché non formeresti le frasi in questa Sì, maniera. certo. Un testo scritto è molto diverso da un testo parlato, come si dice, c'è una conversazione. Sì, sì. Va bene, andiamo avanti. Ok. Il bidet fa parte. Esatto, Ah ah! fa parte. Il bidet fa parte della nostra cultura. Quando gli italiani viaggiano all'estero, una delle cose che gli manca di più è proprio il bidet. Magari lo rifaccio. Il bidet fa parte della nostra cultura. Ok, non fa parte, ma Fa il parte. bidet fa parte della nostra cultura. Il bidet fa parte della nostra cultura. Sì, quindi qui l'accento di frase su cultura, non ti Sì. fermi su fa parte. Sì, perché pensavo al raddoppiamento fonosintattico Certo. e quindi mi sono fissata su quello. Ok, aspetta un attimo che lo chiudo. Il bidet fa parte della nostra cultura. Il bidet fa parte della nostra cultura. Dilla in maniera più chiara perché sembra quasi che tu dica fa parte della... Il bidet fa parte della nostra cultura, infatti Fa- è difficile per me. Il bidet fa parte della nostra cultura. Parte della... Parte della nostra cultura. Mhm. Il bidet fa parte della nostra cultura. Bene. Quindi io devo pensare sempre a esagerare i movimenti con le labbra Mhm. e marcare ogni consonante, perché in inglese è una cosa che non facciamo, perché Sì. le nostre consonanti sono molto meno marcate, Sì, sono molto più soft, non so come più dirlo, morbide. più morbide, sì. Sembra che la D a volte tu la dica come in inglese un po' flat. Sì, sì, E è quindi vero. sembra quasi una R, fa parte della... Che tu Sì, dica fa così. parte della nostra Fa mi devo parte fermare. parte de. Il bidet fa parte della nostra cultura. Esatto. Ok. Quando gli italiani viaggiano all'estero, una delle cose che gli manca di più è proprio il bidet. All'estero io direi la doppia L, adesso ho sentito all'estero. All'estero, hai ragione. Viaggiano all'estero, una delle cose che gli manca di più è proprio, raddoppiamento È anche proprio qui, il bidet. è proprio il bidet. Ok, qua ci sono delle schwa che ho sentito una, che schifo! ho sentito una delle cose, mentre una delle cose, e poi l'ho sentito anche La A su, è proprio difficile. e l'ho sentito anche su manca di Manca più. di più. Quindi Una delle cose che gli manca di più è proprio il bidet. una delle cose che gli manca di più è proprio il bidet. Una delle cose che gli manca di più è proprio il bidet. È proprio il bidet, È proprio il bidet. esatto. Una delle cose. Una delle cose. Una delle cose. Una delle cose. Mi devo concentrare tantissimo su aprire. Anche se l'inglese ha delle vocali ancora più aperte, sono aperte in modo diverso perché sono aperte in modo più rilassato, dove abbassiamo molto la lingua, tipo oh, però è un suono rilassato. Invece qui è un suono un po' più in tensione, diciamo, in cui usiamo di più forse la parte di, like the back of your tongue. La parte dietro è un po' Sì. più alzata rispetto all'inglese dove usiamo la parte La parte centrale. centrale della lingua, quindi un movimento diverso, quindi per questo è un po' strano perché, non lo so, devo concentrarmi molto su esagerare con le A, perché le A sono molto difficili. Allora, una delle cose che gli manca di più è proprio il bidet. Ok, bene, Ok. meglio. Meglio. Ti assicuro che quando siamo all'estero ci manca più il bidet del cibo italiano. Ci manca più il bidet. Ci manca più il bidet del cibo italiano. Ok. Una cosa interessante del tuo accento è che tu hai una Sì. una C'è, sì, che sì. è molto settentrionale, che va benissimo. Sì, sì. Cibo, In un accento più neutro direi cibo, cibo. Si- Allora, si fammi vede- provare. Si vede anche la forma delle labbra che è più protrusa. Sì, sì. Cibo. Ti assicuro che
quando siamo all'estero ci manca più il bidet del cibo italiano. Esatto, Sì. del cibo italiano. Sì, in realtà non è così difficile per me, ci devo solo pensare, perché Sì. so che questa cosa si fa nell'italiano standard, diciamo, però dato che non è una cosa che fa mio marito, non penso, non lo so, non so se questa è una cosa inglese, una cosa americana, nordamericana, una cosa Sì, sì. dell'accento italiano che sto imitando. La tua C è molto naturale ed è molto realistica, Ok, però adesso il tentativo era cercare di farti certo, sì, sembrare sì. più come una doppiatrice, diciamo, con Sì, un sì, accento sì. più neutro. Ma perché gli italiani amano tanto il bidet? Mhm. Era meglio la seconda volta? Andavano bene entrambe, Ok, la seconda è più enfatica. ok. Ma perché gli italiani amano tanto il bidet? Ma perché gli italiani amano tanto il bidet? Sì, è un po' come la differenza tra dire ma perché l'hai fatto? Mm, E ma perché l'hai fatto? La mm, seconda sembra più diretta, più sì. quasi arrabbiata, no? Quasi Sì. più assertiva. Ma perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto? Rispetto a perché l'hai fatto? Mm, Nel secondo caso vuoi sapere il vero motivo per cui l'hai fatto. Perché l'hai fatto? mm. Sì, sì, ho Rispetto a capito. perché l'hai fatto? Ma perché gli italiani amano tanto il bidet? A cosa serve? È davvero così necessario? 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 È davvero così necessario? 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 Perché Mhm. sto cercando di esagerare con la La C, C. però sì, necessario, necessario. Io direi è davvero così necessario? È davvero così necessario? 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 Esatto. Necessario? Necessario? È davvero così necessario? È davvero così necessario? Esatto, perfetto. Questo è un accento molto standard, che è l'accento che senti per esempio anche a Roma. Sì. Eh, l'intonazione delle domande, voglio dire, non l'accento, Mm, l'intonazione delle domande. sì. L'hai fatto? Ti è L'hai fatto? piaciuto? Ti è piaciuto? È davvero così necessario? È davvero così necessario? Esatto, bellissimo. Yay. Vuoi andare avanti? Ti stai Sì, divertendo? sì, mi sto divertendo tantissimo. La parola bidet non è italiana. La parola bidet? La parola bidet non Mhm, è italiana. non è italiano. Non Sì, è italiana. perfetto. È una parola francese. Aspetta, io ho imparato che si dice inglese con S e francese con Z. È giusto? Sì, nella dizione più tradizionale c'è questa differenza. Sì. Non credo sia molto rispettata Ah, oggi. Non c'è quasi più la S tra vocali sorda, tipo casa quindi invece di casa. casa. E quindi oggi la tendenza è, se la S tra due vocali, pronunciarla sempre S. Quindi Mm, inglese, francese, casa, mhm, cosa, scusa. meglio. E io consiglio di dire sempre S tra due Sì, vocali, francese, a parte casi particolari. sì. Ok, Ok, è una parola francese. è una parola francese. Mhm. In francese bidet significa pony, cioè piccolo cavallo. Ok, in italiano pony. Pony Pony, significa pony, esatto. cioè piccolo cavallo. Mhm. Quando abbiamo una parola straniera usiamo sempre le vocali aperte nella sillaba accentata, quindi pony, non diremo pony. Pony. C'è questa regola vocale incerta, vocale aperta. Wow. Per cui se si prende una parola straniera si userà la vocale aperta. Hmm. Motivo per cui anche bidet, non bidet. Questo perché la posizione che assumiamo quando ci facciamo il bidet è simile alla posizione che assume qualcuno quando va a cavallo, che cavalca. Mhm, ok, Ma prima di tutto, aspetta. sì, Questo ci sono perché delle cose da correggere qui. la posizione che assumiamo quando ci facciamo il bidet. Questo perché la posizione che assumiamo quando ci facciamo il bidet, Mhm. Allora, è molto interessante la tua pronuncia delle C, molto ci facciamo, settentrionale. ci facciamo, Tu dici quando ci facciamo il bidet, facciamo, ci invece di facciamo. facciamo, Se vuoi puoi provare a dire quando ci facciamo. quando ci facciamo, Mhm. Prova a protrudere ancora di più le labbra. ancora di più, Ci fa... ci facciamo, Esatto, faccia. wow, ci facciamo, Senti anche che è un suono più scuro, no? Come sì, rispetto a sì. facciamo. Facciamo, ci Esatto, facciamo, facciamo, il sì. bidet. Quando ci facciamo. Quando ci facciamo. Cambia la
proprio la voce. O la voce. La voce, hai ragione, la voce, la S di solito, Più la S. di solito, invece Sì. di solito. Sì, hai una S un po' così. Sì, sì. Un po' così, fai un accento romagnolo, fare un po' così, vabbè, un accento marchigiano che è un po' romagnolo, così, Sì, sì. quindi c'è l'accento così, parliamo con la S così. Sì, ho questa cosa, non sempre, però molto spesso. Quindi c'è la S, posizione che assumiamo. Forse non a Non questo così punto, forte. dai. Però per Questo, aiutare a capire. perché la posizione che assumiamo quando ci facciamo il bidet è simile alla posizione che assume qualcuno quando va a cavallo, che cavalca. Proviamo a ridire tutto. Allora, questo perché la posizione che assumiamo quando ci facciamo il bidet è simile alla posizione che assume qualcuno quando va a cavallo, che cavalca. Ma prima di tutto. Ma prima di tutto, Ma prima di tutto. Mhm. va bene? Va Sì. bene? Va bene. Come si usa il bidet? 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 Va bene? Mhm. Come si usa il bidet? Beh, per usare il bidet dobbiamo sederci Sederci sopra al bidet. sopra il bidet. Sopra il bidet. Sì, quindi qui non facciamo una pausa, non sopra al bidet, Sì. ma sopra il Sopra il bidet. bidet. Esatto. Sopra il bidet. Mhm. Con una gamba a destra e una a sinistra. Con una gamba a destra, Con una gamba quindi non ci sono gamba a pause. destra e una a sinistra. Sì, puoi anche raddoppiare le consonanti, ma in ogni caso una gamba a destra e non una gamba Sì. gamba a destra con questo glottal stop, Sì. ma una gamba a destra e una a sinistra. Con una gamba a destra e una a sinistra. Mhm. Va bene, va meglio, va bene. Bene, ottimo. Sto bene. Allora, Una cosa che fanno molti anglofoni, tu non la fai, Sì. è mettere queste pause, questi glottal stop ovunque, quando Mm. ci sono parole che iniziano per vocale. Quindi per usare il bidet invece di dobbiamo per sederci usare. sopra al bidet con una gamba a destra, Sì, a destra e separare una a ogni sinistra. parola. Sì. Separare le vocali. Oppure dopo in base a quale area intima, no? Quindi separare molto le sillabe Sì. in una maniera che in italiano è naturale perché sono molto collegate tra di loro. Sì. A quale area intima? Quale area intima? Quale E area non intima? quale area intima. E in base a quale area intima devi lavare, questa è una cosa molto, un testo Molto- un po' troppo, molto personale, diciamo. Molto esplicito. Molto esplicito, così facciamo più views. E in base a quale area intima devi lavare, puoi guardare il muro oppure dare le spalle al muro. Aspetta, in base a quale area intima devi lavare, puoi guardare il muro oppure dare le spalle al muro. Puoi guardare il Non so, muro oppure dare le spalle al muro. No, dare le No, spalle al muro. Dare le spalle al muro. Mhm. Mm. Esatto. Vediamo in base a quale area intima. E in base a quale area intima? Mhm, area intima. Area intima? Area intima? Area I. Sì. Area I. Area Area I. intima. Sì. In base a quale area intima? Mhm. Area intima? Area intima. Area intima? Area Ottimo. intima? Devi lavare? Puoi guardare il muro oppure dare le spalle al muro. Sì. Mi sembra che la tua R sia a volte un pochino forte, soprattutto Sì, prima di sì. una consonante, quasi guardare. Guardare. Quindi guardare, Guardare. 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 Mhm, perfetto. Mm. Guardare il muro. Guardare il muro. Guardare il muro. Guar- Guardare il muro. Mhm. Puoi guardare il muro Puoi guardare il muro oppure dare le spalle al muro. oppure dare le spalle al muro. Dopo, non Dopo. dopo ti asciughi con un piccolo asciugamano. Dopo ti asciughi con un piccolo asciugamano. Oh, Dopo ti asciugamano. asciughi con un piccolo asciugamano. Forse qua farei una pausa dopo. Ok. Direi dopo ti asciughi con un piccolo asciugamano. Dopo ti asciughi con un piccolo asciugamano. Mhm. In Italia ogni persona ha il proprio asciugamano per il bidet. In Italia ogni persona... Sì, giusto. Secondo me ho problemi, diciamo, con l'intonazione. Sì, Perché questa intonazione è molto poco naturale per me. certo, io non parlerei come parlo nei Certo. miei podcast, ovviamente, è un'intonazione che uso quando leggo. Sì, sì, Ehm, che è una cosa che non ho mai imparato, quindi ci sta, anche perché non guardo mai film italiani, non ascolto, non sento il doppiaggio, Certo. capisci? Guardo sempre film in inglese, quindi non ho
questa cosa in testa. Ma non è neanche l'intonazione del doppiaggio, perché ok. il doppiaggio comunque è un'intonazione molto finta, sì, ok. ma questo è per una leggere, è una conversazione. cosa sempre diversa rispetto all'italiano parlato. Esatto, è un testo Perfetto. letto pubblicamente, Sì, quindi è un tipo di intonazione ancora diverso. sì. In Italia ogni persona ha il proprio asciugamano per il bidet. Mhm. Proprio asciugamano per il bidet. Sì. Qua, leggendo in maniera veloce, la O di proprio Mm. tende a sparire. Ah, questo è bello. Allora, ha il Pro- proprio asciugamano, proprio asciugamano. Sì, perché prio e ash, quindi l'ultima sillaba di proprio e la prima di asciugamano, diventano un'unica sillaba, quindi le sillabe sono prio ash. Che strano. Questa è una cosa che è caratteristica dell'italiano, che sbagliano soprattutto i parlanti anglofoni, quindi dicono proprio asciugamano, proprio asciugamano, proprio asciugamano, ma Proprio asciugamano. proprio asciugamano. proprio ash, solo che è Proprio difficile asciugamano. dire prio ash con Sì. OA, quindi almeno nel parlato quello che succede è che quella O viene Elissa. Stavo per dire. Maledetto. Viene Elissa. Stavamo dicendo. Siccome è difficile dire proprio ash, quella O tende a scomparire e quindi priash. Priash. Proprio asciugamano. Proprio asciugamano. Ha il proprio asciugamano per il bidet. Ha il proprio asciugamano per il bidet. Esatto. Ovviamente non si condividono. Bene, direi che possiamo fermarci qui. Sì, penso se di no sì. andiamo Credo di sì. avanti Per tutto sempre. il podcast. Sono stato molto pignolo nei tuoi confronti, come tu hai fatto con me nel No, tuo no, video, giustamente. Però ovviamente è una pronuncia molto avanzata e soprattutto una pronuncia marcatamente regionale, che va benissimo ovviamente, anzi ti rende più realistica e naturale in italiano, perché la maggior parte degli italiani ha un accento regionale, non ha un accento neutro. Però io considero l'accento neutro un modello per chi non ha un accento di riferimento, Sì. e quindi è un modello a cui ispirarsi, che torna utile. Io semplicemente ho copiato l'accento di mio marito, quindi per me è stato molto facile prendere un accento, scegliere un accento, perché che scelta ho fatto? Esatto. Per fortuna mi piaceva il suo accento, quindi io non ho Sì. dovuto cercare una persona da imitare, quindi questo Sì. sicuramente aiuta. Quindi quello che voglio dire è: non sto correggendo il suo accento perché lo considero sbagliato, non ci Sì, sono sì. accenti sbagliati, ma lo sto rendendo più simile a questo modello che io chiamo pronuncia neutra. L'altra cosa è: Elissa è molto avanzata, l'ho già detto all'inizio, quindi non scoraggiatevi se No. non siete al suo livello, ma è un esempio di come si può lavorare a piccoli dettagli. Soprattutto abbiamo visto molto l'intonazione, il ritmo, Sì. e arrivare a una pronuncia ancora migliore. Quindi grazie Elissa. Se volete migliorare la vostra pronuncia americana dell'inglese, se qualcuno di voi impara l'inglese, potete andare a scoprire il suo canale Accent Coaching with Elissa. Bravo. Detto questo, ci vediamo, grazie Elissa, e alla prossima. Ciao! Ciao. Ricordati di nuovo di iscriverti alla lista d'attesa se ti interessa avere notizie sul programma di coaching con Elissa, e ti invito anche a guardare il video che abbiamo fatto insieme sul suo canale in cui lei distrugge il mio accento in inglese. Vai a vederlo, è molto divertente. Ciao! Allora. No, non ce la posso fare. Hai capito di che cosa sto parlando? No. Hai capito? Oggi... No, scusa. Ti odio. La voce. Hai ragione. La voce. Qualcuno quando va a cavallo, che cavalca. Sempre che va a cavallo. Cosa ho detto? Quando va a cavallo. Perché? Qualcuno che va a cavallo.